Amici e amiche di Solfatara News, bentornati sul nostro canale. Prima di cominciare vogliamo ringraziare tutti coloro che ci supportano attraverso il nostro GoFundMe. Ogni contributo, grande o piccolo, ci permette di far volare i droni, tenere attivi i sensori e continuare a monitorare quotidianamente la caldera dei Campi Flegrei. Un territorio straordinario, ma incredibilmente fragile e imprevedibile. Oggi vi portiamo di nuovo a sorvolare con noi la Solfatara, dove il paesaggio e la forza della natura si intrecciano in maniera spettacolare e inquietante, e dove ogni giorno osserviamo da vicino segnali di instabilità che non possono più essere ignorati. La vostra presenza, i vostri commenti, le condivisioni e la partecipazione quotidiana sono ciò che rende il nostro lavoro significativo. Qui non si tratta di semplici immagini o dati, ma della consapevolezza che vivere in prossimità di una caldera attiva significa essere informati per proteggere se stessi e chi ci sta intorno. Per chi ci segue da poco, vi diamo un caloroso benvenuto. Potete unirvi alla nostra comunità anche su Instagram, TikTok e nel gruppo Facebook Solfatara News Group, dove condividiamo osservazioni, segnalazioni e aggiornamenti quotidiani dal cratere Solfatara. Oggi vogliamo subito affrontare una questione che denunciamo da anni, ma che continua a essere ignorata. La via Coste di Agnano, una strada cruciale che costeggia il cratere Solfatara. Questa arteria non è solo un passaggio turistico, è l'unica via di fuga per decine di edifici e centinaia di residenti. Ogni giorno centinaia di auto e pullman percorrono questa strada, mentre turisti si affacciano per osservare la maestosità e la potenza del cratere. Eppure, nonostante le nostre segnalazioni e la documentazione dei dissesti, nulla viene fatto. Il terreno frana, i costoni cedono e basta una giornata di pioggia intensa per rendere la strada quasi impraticabile, con smottamenti visibili che minacciano la sicurezza di chi vi abita sopra e la vita di chi transita. E mentre questa situazione rimane irrisolta, si spendono centinaia di migliaia di euro per trivellazioni a pochi metri dalla strada, esperimenti scientifici che ci dicono se gli edifici reggono alle scosse. Ma noi ce lo chiediamo. Se un costone non resiste nemmeno a un giorno di pioggia, perché continuare a investire risorse in esperimenti invece di risolvere problemi concreti e immediati, con muri di contenimento e opere idrogeologiche? Oggi, passando personalmente da quella strada, ho potuto vedere il costone in uno stato preoccupante. Pali in legno già crollati, terreni smottati e un rischio concreto per le abitazioni circostanti. Ho allertato i vigili urbani, che interverranno come sempre, ma sappiamo bene come funziona. Nastri rossi e transenne temporanee. Messaggi di emergenza che scompaiono in pochi giorni, lasciando la strada nelle stesse condizioni di pericolo di sempre. Dopo questa constatazione drammatica, ci siamo recati nella fumarola Pisciarelli, dove il nostro drone ci ha permesso di osservare uno scenario incredibile. La fumarola oggi è in piena attività, con un liquido meteoritico mescolato a fango che ribolle costantemente. La colonna di vapore è imponente, densa e mostra la pressione crescente dei gas sotterranei. Il sismografo dell'INGV installato in loco segnala un movimento intenso delle righe, oscillazioni che raccontano l'instabilità dei fluidi e dei gas nel sottosuolo. Ed è qui che entra in gioco un aspetto scientifico importante. Quando le piogge filtrano nel terreno e arrivano alle falde idrotermali bollenti, aumentano la pressione interna e costringono i fluidi e i gas a muoversi rapidamente. Questo incremento di pressione può trasferirsi alle rocce circostanti, innescando microscosse rilevabili dai sismografi. Il cosiddetto caprock, la roccia che chiude il sistema idrotermale, può accumulare pressione fino a provocare fratture e movimenti tellurici. In altre parole, non è la pioggia a provocare i terremoti, ma la pioggia influisce significativamente sul comportamento della caldera, accelerando la redistribuzione dei liquidi e dei gas, che spesso rompono la roccia già compressa. Oggi la temperatura rilevata nella bocca della fumarola Pisciarelli è di 106,2 gradi centigradi. Passando alla fumarola Bocca Grande nel cratere Solfatara, la situazione peggiora ulteriormente. Il degassamento è fortissimo, accentuato dalle piogge abbondanti che rendono difficile avvicinarsi anche solo per rilevare la temperatura.
oggi di 180,4 gradi centigradi. Nelle zone limitrofe il degassamento rimane intenso. Dai grafici che stiamo formulando giorno per giorno, sia per la fumarola Pisciarelli che per la Bocca Grande, notiamo un aumento graduale delle temperature. La curva è in rialzo per entrambe le fumarole. Questi dati confermano che il sistema idrotermale è attivo, instabile e sotto pressione crescente. Tornando sulla strada con gli smottamenti che abbiamo ripreso stamattina, la situazione è invariata. Come al solito, sono stati messi nastri rossi per segnalare le zone pericolanti, ma nulla è stato risolto. Pensano di contenere un versante montuoso con del nastro rosso? Ovviamente è ironico, ma la realtà è grave. Noi non ci arrenderemo e continueremo a mostrarvi questo dissesto fino a che non verranno presi provvedimenti. Conoscendo il modus operandi del comune di Pozzuoli, sappiamo bene che quei nastri spariranno dopo pochi giorni. Noi continueremo a documentare ogni movimento, ogni frana, ogni segnale sismico rilevato dai sismografi dell'INGV. Ogni video, ogni volo con i nostri droni, ogni dato che riportiamo serve a far capire quanto fragile sia questo territorio e quanto urgente sia intervenire con coscienza e responsabilità. Non si tratta solo di curiosità scientifica o di spettacolo visivo. Qui si parla della sicurezza di centinaia di famiglie, dei turisti e della tutela di un territorio unico al mondo. Vi invitiamo a restare con noi fino alla fine, a commentare, condividere e segnalare ciò che osservate. La vostra partecipazione è fondamentale. Insieme possiamo costruire una rete di informazione reale che racconti la vera storia dei Campi Flegrei. Vi ricordiamo di seguirci su tutte le piattaforme e di supportare la nostra campagna GoFundMe, che ci permette di mantenere attivi i droni e le riprese quotidiane. Prima di chiudere voglio ribadire: ogni smottamento, ogni aumento di temperatura, ogni segnale di instabilità è un sintomo di un sistema complesso e vivo. La strada Coste di Agnano è la prova concreta di come le emergenze quotidiane vengano ignorate mentre si studiano scenari futuri. Noi continueremo a volare con i nostri droni, a monitorare, a denunciare e a informare. Continueremo a mostrarvi la realtà così com'è, senza edulcorarla, senza tagliarla, senza trascurare nulla, perché la consapevolezza è l'unico strumento che possiamo avere per proteggere la vita di chi abita e visita questo territorio straordinario e fragile. Grazie a tutti voi per essere parte di questa comunità incredibile, per non chiudere gli occhi davanti ai segnali di pericolo e per continuare a seguirci ogni giorno. Restate con noi. Commentate, condividete, segnalate. Ogni volo, ogni ripresa, ogni dato raccolto è per la sicurezza di tutti e per la conoscenza di un territorio che non dorme mai. Alla prossima, amici. E ricordate, ogni volo dei nostri droni, ogni ripresa, ogni dato raccolto è per la sicurezza di tutti e per la conoscenza di un territorio che non dorme mai.